Grazie. Buonasera, buonasera. Adesso lo spostiamo qui un attimo. Allora, sono molto felice di parlare con voi qui questa sera in un posto meraviglioso, in una terra incantevole e a voi voglio raccontare una storia. È una storia che può servire a migliorare forse le cose. Sicuramente forse può contribuire a vedere le cose in maniera diversa, migliorandole. Può contribuire a vedere le cose in una ottica diversa, da un lato diverso. Il tema delle strade, la rivoluzione delle strade, è un tema che mi ha affascinato molto perché dalla strada e nella strada ho trovato e mi ha portato a delle conclusioni, ma anche a degli obiettivi che non avrei mai immaginato nella vita. Vedete, la strada mi ha portato a Roma e a Roma, per il lavoro che faccio, mi sono imbattuto in un gruppo di persone, questo gruppo di persone che ha dei problemi con la giustizia, è capeggiato da un signore che per rispetto parlando vorrei chiamarlo il pirata. E questo signore, insieme ai suoi uomini e ai suoi compari, poco tempo fa, un anno fa, quasi un anno fa, è stato arrestato per associazione mafiosa. Questo signore in alcuni ambienti, non solo quelli criminali, ma alcuni ambienti romani, era ben conosciuto. Poi da lì si è capito che era conosciuto anche in altri mondi, c'era un mondo di sopra, un mondo di mezzo, un mondo di sotto, ce lo raccontava lui. E queste persone sono state arrestate, per cui vengono accusate di associazione mafiosa, dunque di mafia. Attenzione. Però la parola mafia, bisogna stare attenti perché ai romani e alle persone di quel mondo di sopra, di quel mondo di mezzo, non piace, o almeno non si deve pronunciare. Ma i giudici hanno arrestato questa persona per associazione mafiosa. Allora questa cosa mi ha portato a un'altra strada di tanti anni fa, di 30 anni fa, in Sicilia, dove c'era un'altra vulgata nelle strade, che era quella: la mafia non esiste, la mafia non c'è. All'indomani, ricordo benissimo, dell'omicidio del prefetto generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, quello che venne fuori, che si raccolse in mezzo alla gente, omicidio per mano di mafia, quello che si disse a Palermo è che la mafia, la vera mafia, stava a Roma. E allora mi è capitato poi altre volte di andare per lavoro, ma anche per altro, a Milano, a Torino, soprattutto a Milano, e parlando poi di quello che fai, ma soprattutto vedendo alcune situazioni anche al nord in passato, alcune persone, alcuni milanesi, alcune persone del nord, vedendomi parlare di mafia e vedendomi del fatto che dicevano: guardate, attenzione, sta per arrivare qui, la mafia è già arrivata, a Cosa Nostra si è impiantata, l''ndrangheta già c'ha delle persone che stanno qui sul territorio, dicevano no, la mafia sta a Roma. Beh, la strada mi ha portato a Roma. Una volta che sono arrivato a Roma, vediamo sta mafia dove sta. A Palermo dicono che la mafia sta a Roma, al nord dicono che la mafia sta a Roma, andiamo a vedere a Roma dove sta la mafia. È bastato poco, mettendo una ottica diversa, mettendo degli occhiali speciali, forse meridionali, ho subito individuato che c'era un metodo mafioso
c'era un gruppo di persone che agivano in maniera mafiosa e ho subito individuato anche queste persone, per cui da giornalista le ho raccontate, le ho denunciate sul giornale, quelle persone hanno cercato invece di capire chi ero io e ci siamo un po' prese le misure. Loro volevano prendere altre misure, tocchiamo ferro, diciamo così. Cioè, non ci sono riuscite, per fortuna, però sai, non si sa mai, siamo nel meridione, gli scongiuri servono sempre. E allora io avevo un'idea rivoluzionaria della mia strada, loro ce n'avevano un'altra. E allora ho cercato di raccontare quello che secondo me era un metodo che è mafioso. È vero, non succedeva. È vero, non abbiamo trovato teste di cavalli o di altro nel letto di qualche amministratore o di qualcuno importante. No, non c'era. Però abbiamo trovato altro a Roma. Abbiamo trovato le stesse simbologie, abbiamo trovato i stessi metodi e mi è venuta in mente un'altra roba pazzesca, che come accadeva sempre in Sicilia, la mafia non esiste, non c'è la mafia, eccetera, ma in Sicilia c'era un altro importante boss a Catania, Calderone, che aveva delle stazioni di servizio, delle stazioni di rifornimento di carburanti. Anche a Roma la stessa cosa. Ma non è che perché c'è la stazione di servizio sei uno che gestisce un'organizzazione criminale, no. Però ci sono delle similitudini. Il problema è che queste persone a Roma, soprattutto questo che ha un occhio solo, e per questo lo chiamano il pirata, era uno che è diventato famoso per le sue scorribande. E le persone ne avevano e ne hanno tanta paura. Allora ho cercato di vedere, di compulsare alcune persone che avevano a che fare con lui. E il problema è che appena li avvicinavi e dicevi, ma tu conosci Carminati? "Ah, ma Carminati, assolutamente, non devi pronunciare questo nome." E allora questa cosa mi riporta a un'altra simbologia che in molti paesi della Sicilia di tanti anni fa, quando c'erano dei mafiosi latitanti forti, a Corleone ce n'era qualcuno, la gente aveva paura a nominare questi nomi importanti che ti facevano paura. E da lì poi scopri pure che questo signore Carminati a Roma non solo, diciamo, odia alcuni giornalisti, però ce l'ha anche con alcuni personaggi del mondo dell'imprenditoria. E questi imprenditori che non stavano secondo le sue regole non hanno fatto una buona fine. Cioè, Carminati ho scoperto che li minacciava apertamente mentre erano in compagnia dei loro figli, bambini, mentre questi signori accompagnavano i loro figli a scuola, e a questo signore non gliene fregava niente, non gli importava, anzi, lo faceva appositamente, perché più tu dai impressione, fai paura all'imprenditore, soprattutto mentre sei in compagnia del figlio, più ottieni dei risultati. Anche questo mi fa portare indietro nel tempo. Quando tu minacci una persona, dai un segnale a una persona, lo fai davanti a tuo figlio, dice, non solo io vengo davanti a te, ma so chi è tuo figlio, che scuola frequenta, che cosa fa. È un metodo mafioso. Ma nonostante ciò, a Roma non si può parlare di mafia. Nonostante ciò, questa non è mafia. Sì, infatti si chiama mafia capitale. Ed è vero, noi non la possiamo paragonare a Cosa Nostra e all''ndrangheta. Cosa Nostra e l''ndrangheta sono mafie tradizionali, come lo era la Sacra Corona Unita. Quella di cui ci occupiamo a Roma è mafia capitale, ha lo stesso metodo, ha la stessa struttura, c'è un capo, ci sono i bracci operativi e il braccio economico, ma c'è soprattutto anche il braccio politico. E allora vorrei capire perché una struttura di questo genere non la devo chiamare mafia. Qualcuno mi spiega,
mi ha cercato di far capire che forse queste persone che non vogliono che si chiami mafia è perché quelle persone indagate oggi per mafia fino a poco tempo prima sedevano nei salotti, nelle terrazze romane, e molti non si erano accorti magari di avere accanto un signore che aveva il potere di gestire un'economia, una politica nella capitale, di inquinarla. Così come avveniva a Palermo. I boss sedevano nei salotti dell'imprenditoria palermitana. E allora io vorrei che ci si mettesse in un'ottica diversa, ci si mettesse a guardare le cose in maniera diversa rispetto a come qualcuno vuole farci guardare, e vorrei che ci si affidasse di più all'informazione, a una buona informazione. E per questo motivo ritorno a quello che è il discorso iniziale. Vorrei, grazie al vostro aiuto, guardare le cose in una ottica diversa, per affrontare le cose in maniera diversa, migliorandole. Se c'è qualcuno che vuole imbavagliare l'informazione e qualcuno la vuole imbavagliare in maniera feroce, quelle persone devono essere bloccate, denunciate, devono essere illuminate. Perché sapete, in Sicilia 9 giornalisti sono stati uccisi dalla mafia, e non perché si sono scontrati casualmente con una pallottola vagante, ma perché la mafia li ha uccisi perché loro facevano e raccontavano gli affari dei mafiosi, non perché dicevano che quello era un mafioso. E sono stati uccisi, altri poi ne sono seguiti, hanno cercato di raccontare le cose, però è mancato l'appoggio della società. La società ha avuto paura. È quella che oggi nella capitale c'è, la paura e l'indifferenza. C'è la paura e l'indifferenza di una società grande, evoluta, che nel 2015 non ci si può permettere di avere gli occhi chiusi, la bocca tappata. Con il vostro aiuto dobbiamo sostenere chi denuncia, ma dobbiamo soprattutto, e lo ripeto ancora una volta, guardare le cose in una ottica diversa, come le conosciamo noi nel Meridione, come le conoscono le persone che sono vittime di questi soprusi e di queste organizzazioni criminali, come le persone che vivono la paura di queste organizzazioni criminali. E grazie soltanto all'unione di tutte le persone, essere uniti, compatti, grazie all'appoggio della società, che queste cose si possono affrontare. Se una persona rimane da sola, la mafia vince, la mafia lo sconfigge, la mafia lo prende come un obiettivo. La mafia, quando vede una mosca bianca, la schiaccia, o almeno tenta di schiacciarla. C'è nell'informazione, c'è nella politica e c'è anche nella burocrazia, negli impiegati, gli impiegati pubblici. Perché anche lì deve cambiare. Perché se una mafia come quella di Mafia Capitale si è rafforzata e si è messo in mano alla politica, si è messo in mano l'imprenditoria perché ha utilizzato un'arma, l'unica arma potente che c'è oggi, che è la corruzione. E la corruzione è progredita e progredisce ancora oggi perché nella nostra testa, nella nostra mentalità, perché trovando impiegati infedeli della pubblica amministrazione abbiamo nella nostra mente che quell'impiegato lo possiamo convincere o oleare abbonandogli qualche cosa, sganciandogli qualche mazzetta. Una mazzetta oggi, una mazzetta domani, si fa una montagna di mazzette. E la montagna di mazzetta puzza, perché poi, vedete, la corruzione viene scaricata tutto addosso alle spalle della società. E quando si scarica sulle spalle della società, è la società che paga, perché la società paga le tasse, pagano con i servizi mancanti, con le opere pubbliche scadenti, perché qualcuno questi soldi li deve pur detrarre dalla spesa complessiva. E allora l'arma che viene utilizzata oggi da questa nuova mafia, che viene chiamata mafia capitale, ma anche le altre mafie, è la corruzione. Una nuova mentalità, una mentalità diversa, pulita, corretta, attuata da tutti
può portare a diminuire la corruzione, a disarmare le mafie, a impoverire gli uomini che vogliono diventare mafiosi. E per questo occorre il vostro aiuto, occorre l'aiuto di tutti per sostenere chi le combatte le mafie, per sostenere chi è vittima e ha paura delle mafie, del metodo mafioso e per evitare che ci possano essere mosche bianche. Niente più mosche bianche, ma più cultura nella nostra testa. E la cultura è l'informazione. Sosteniamo una buona informazione. Grazie.